Questo episodio lo vorrei cominciare con una frase che ho letto qualche giorno fa, a proposito del fanatismo, sia religioso che politico. Michele Serra su Repubblica scrive: «I fanatici vivono di odio e isolamento». Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. La musica degli U2 è come ascoltare i Clash, ma con i testi scritti in Vaticano. Una leggenda vuole che questa fosse la frase che si diceva nell'ambiente musicale negli anni '80, agli esordi degli U2. Ed effettivamente loro quattro non hanno mai nascosto, come abbiamo già visto in altri episodi, non hanno mai nascosto la propria fede. Possiamo dire che la loro religiosità è un sottofondo che accomuna tutta la loro discografia. La canzone che commentiamo oggi forse è quella più esplicita sul tema cristianità. Già dal titolo si vede che il loro obiettivo è quello di parlare di questo argomento. Non vogliono cercare dei sotterfugi, cercare delle metafore, cercare qualcosa che possa descrivere il loro percorso, il loro cammino di fede. Vogliono semplicemente parlarne. Non cercano deviazioni dal tema. Vanno dritti al punto. Parlano del loro cammino di fede, parlano della loro fede, della propria esperienza religiosa, e lo fanno in maniera abbastanza particolare. Analizziamo passo per passo. La prima strofa come può essere riassunta? Nella prima strofa si parla di scarpe, di vestiti e si parla di anima. Quindi rendi le mie scarpe adatte a questo cammino. Rendi i miei vestiti limpidi per l'incontro con te. Rendi la mia anima appropriata per il canto della tua lode. Detta così sembra proprio un incontro di catechismo, ma effettivamente è questo il testo della canzone. I riferimenti biblici qua si perderebbero, non solo su questa strofa, anche sulle altre, ma io ne ho trovati due in particolare. Per questa strofa mi è venuto in mente il capitolo 22 del Vangelo di Matteo. Lascio a voi il compito di andarlo a cercare se ne avete voglia. La seconda strofa mi dà più l'impressione del loro sentirsi come divinità laiche. Infatti il parallelo che mi è venuto in testa è quello del Salmo 115. Anche in questo caso, se avete piacere, andatevelo a cercare e a leggervelo tutto. Loro appunto si vedono come delle divinità laiche e chiedono quindi di essere rianimati. Apri le nostre mani perché portino dei doni. Apri la nostra bocca perché comunichi frasi d'amore piuttosto che le solite critiche. La terza strofa infine è la conclusione di questo cammino. Sono seduti davanti l'oceano ad aspettare l'alba e quell'alba arriva. La canzone però non finisce qua. C'è ancora un'altra strofa. Un'altra strofa che parla di una città. Andiamo un pochettino indietro a questo punto. All'inizio, quando ho detto quella frase di Michele Serra. I fanatici vivono di odio e isolamento. Era il 2004. L'idea per questa canzone, oltre che quella di comunicare un percorso di fede, deriva dal fatto che quegli anni sono il periodo della seconda intifada. Loro dedicano effettivamente questa canzone alla città di Gerusalemme, una città che è il simbolo, suo malgrado, delle guerre di religione. L'idea nasce proprio dal fatto che loro in quel periodo vedono la città di Gerusalemme come la città in cui tutti vogliono metterci una bandierina, tutti vogliono dire questa è mia, appartiene alla mia cultura, appartiene alla mia religione. Sappiamo però che appunto proprio quella città è il centro delle tre religioni monoteiste. Nessuno se ne può appropriare, tutti hanno ragione ad essere là. Da qui il parallelo col titolo della canzone, il nome di Dio. Sulla città di Gerusalemme tutti ci vogliono piantare una bandiera per poter dire mia. Il nome di Dio, che non può essere pronunciato, ma che appartiene a quel Dio a cui tutti associano i propri pensieri e a cui tutti mettono in bocca le proprie parole. Stay, ogni domenica alle 13. Tu cosa ne pensi di questa canzone? Scrivilo nei commenti o manda una mail all'indirizzo bmip.podcast@gmail.com.
Alla prossima!